Ciao popolo del web, sono Francesco Aquila e oggi cucineremo assieme un temaki di piadina romagnola con salsa teriyaki, salmone, yogurt, erba cipollina e sesamo. Gli ingredienti: farina 00, acqua, erba cipollina, bicarbonato, salsa teriyaki, yogurt, sesamo, strutto o olio e salmone. Perfetto popolo del web, iniziamo a preparare la piadina romagnola. Come prima cosa prendiamo una bowl vuota, così non sporchiamo il tagliere. Iniziamo a mettere la farina al suo interno, prendiamo una forchetta e formiamo una piccola fontana, quindi un bel buco al centro, e andiamo a mettere gli ingredienti, quindi bicarbonato, un pizzico di sale, quanto basta, dipende da voi, nei bordi, e andiamo ad aggiungere il nostro strutto nel mezzo o olio, dipende se la volete più leggera o meno. La vera ricetta viene fatta con lo strutto e poi mettiamo dell'acqua. Iniziamo a impastare il tutto senza rompere, diciamo, la fontana, e piano piano creiamo l'impasto. La piadina la troviamo comunque in Romagna, nella bassa Romagna, quindi la troviamo molto sottile, mentre nell'alta Romagna rimane molto più spessa. Diciamo che è la tradizione del posto. A me piace, diciamo, molto più sottile la piadina. E la cosa bella della piadina è che più abbiamo fantasia e più possiamo aromatizzarla, profumarla, quindi veramente possiamo divertirci come vogliamo. Allora, una volta che abbiamo più o meno unificato tutti gli ingredienti, stendiamo il tutto sul tagliere e iniziamo a stenderla e a impastarla con il palmo della mano, ok? Incominciamo a impastarla con appunto il palmo della mano e cerchiamo di rendere un panetto uniforme. Quest'oggi preparo appunto la piadina rivisitata in un modo, diciamo, orientale, perché la piadina è stato uno dei primi ingredienti che ho conosciuto e mi sono innamorato in Romagna. E in Romagna ogni cena, ogni pranzo non può mancare la piadina, oppure anche come merenda pomeridiana. Una volta che abbiamo ottenuto questo panetto abbastanza liscio, la mettiamo a riposare con della pellicola. Perfetto, iniziamo a preparare assieme il suo interno. Prendiamo del salmone, lo tagliamo grossolanamente a cubetti grossi, mettiamo all'interno di una piccola bowl e possiamo iniziare la sua marinatura con un pochettino di yogurt, erba cipollina tritata finemente al suo interno, pepe quanto basta per aromatizzarlo, un pizzico di sale e iniziamo a mescolare per bene il tutto, così la lasciamo insaporire e questo sarà il nostro interno. Perfetto. Mettiamo il nostro sesamo, aspettiamo che tosta leggermente, così poi lo mettiamo da parte per condire la nostra piadina. Una volta aver tostato il nostro sesamo, lo mettiamo in una ciotolina separato e iniziamo a stendere la nostra piadina. Non dimentichiamoci la sua padella, deve essere bella calda. Prendiamo il nostro impasto, prendiamo la nostra bilancia e più o meno calcoliamo ogni pallina di impasto più o meno su 70-80 grammi. 100. Prendiamo il nostro mattarello, iniziamo a stendere la nostra piadina.
Le piadine, la cosa bella delle piadine, una volta che le facciamo, le possiamo anche tenere in frigo 3 o 4 giorni, poi riscaldarle, oppure addirittura, come faccio io, le congelo. Quando la piadina farà queste bolle, non facciamo altro che bucherellare l'impasto. Tac. Per la cottura della piadina, guardate un pochettino d'occhio, dipende molto anche dal calore della padella, ma più o meno sono un 30-40 secondi per lato. Una volta che si formano diciamo questo colore, la piadina è pronta, anche perché c'è uno spessore veramente minimo. Una volta pronte le mettiamo in un torcione e le teniamo al caldo, in modo che comunque sia rimangono calde e l'umidità, diciamo, le ammorbidisce anche. Perfetto, siamo pronti per impiattare. Allora, iniziamo a prendere la nostra piadina. Cerchiamo di formare appunto un temaki, quindi avvolto su se stesso, e iniziamo a farcirla con il nostro salmone, yogurt, erba cipollina, sale e pepe, così, sesamo tostato, salsa teriyaki, così, non tanta, deve dare solamente un sapore minimo. Cerchiamo di chiuderla in questa maniera e siamo pronti per impiattarla con un po' di sesamo attorno e un pochettino di salsa teriyaki per finire. Il nostro temaki di piadina è terminato qui. Vi consiglio di provarlo, è veramente prelibato, è veloce e stupirete il vostro ospite. Andiamo? Ciao a tutti? Sì, ciao a tutti, va bene, no? Perfetto, popolo, iniziamo a preparare la piadina romana. Manca del web. È forte il popolo del web, ci tengo. Sveglia? Per il popolo del web voglio solo il meglio, mi raccomando. La mettiamo in un canavacciuolo. Un canavacciuolo. C'entra. Rifacciamo,